Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Mitologia per sognare. Io sono Salva e oggi vi racconterò il mito di Icaro, la storia del ragazzo che ha osato volare troppo vicino al sole. È una storia di ambizioni, limiti e conseguenze. Siete pronti? Iniziamo subito! C'è un momento nella storia dell'umanità che si ripete sempre. Un uomo guarda il cielo e si chiede se può superarlo. Il mito di Icaro non è solo la storia di un ragazzo che vola troppo vicino al sole. È la storia del desiderio umano di andare oltre i confini, oltre i limiti, oltre ciò che è consentito. Ma per capire davvero la caduta di Icaro, dobbiamo partire da molto prima. Dobbiamo partire da suo padre, perché prima del volo c'era Dedalo. Dedalo non è un personaggio qualunque della mitologia greca. È l'inventore per eccellenza, architetto, scultore, artigiano geniale. Secondo la tradizione era ateniese, talmente abile che si diceva che le sue statue sembrassero vive, così perfette da dover essere legate, per paura che camminassero via. Ma il genio di Dedalo ha un lato oscuro. Alcune versioni raccontano che avesse un nipote, Talo, altre fonti lo chiamano Perdice, un ragazzo promettente, forse persino più brillante di lui. Quando il giovane inventò strumenti innovativi, come la sega ispirata alla lisca di un pesce, Dedalo ne fu divorato dall'invidia. Lo spinse giù dall'Acropoli. La dea Atena salvò il ragazzo trasformandolo in pernice. Dedalo invece fu esiliato. Già qui vediamo qualcosa di importante. L'intelligenza di Dedalo è straordinaria, ma non è pura. È attraversata dall'ambizione. E sarà proprio questa ambizione a portarlo a Creta. A Creta governa Minosse, figlio di Zeus ed Europa, un sovrano potente, temuto, autoritario. Minosse chiede a Dedalo di costruire qualcosa di impossibile, una prigione da cui nessuno possa fuggire. Nasce così il labirinto di Cnosso. Non è solo un edificio, è una macchina architettonica, un luogo in cui l'orientamento scompare. Al centro viene rinchiuso il Minotauro, creatura metà uomo e metà toro, nata dalla colpa di Pasifae. Dedalo ha creato un capolavoro, ma come spesso accade nei miti, chi costruisce una prigione può finire per entrarci. Secondo alcune versioni, Minosse lo imprigiona per impedirgli di rivelare i segreti del labirinto. Secondo altre, lo punisce perché aveva suggerito ad Arianna il trucco del filo per aiutare Teseo. Le fonti non sono concordi. Apollodoro sostiene che fu rinchiuso nel labirinto stesso. Ovidio, nelle Metamorfosi, non lo colloca esplicitamente lì. Diodoro Siculo nemmeno. Ma ciò che conta è questo. Dedalo e suo figlio Icaro non possono lasciare Creta. Il mare è controllato da Minosse. Le navi sono sorvegliate. La fuga sembra impossibile. Icaro nasce a Creta, dall'unione tra Dedalo e una donna chiamata Naucrate, secondo alcune tradizioni. Di lui sappiamo poco, prima del volo, ed è significativo. Non è ricordato per imprese, non è un guerriero, non è un re, è un figlio, un ragazzo cresciuto all'ombra di un padre geniale, un giovane che eredita non solo il talento, ma anche il desiderio di superare i limiti. Ed è qui che il mito diventa universale, perché non parla solo di ambizione, parla del rapporto tra padre e figlio, tra esperienza e giovinezza, tra prudenza e slancio. Se non puoi fuggire via mare, se la terra è sorvegliata, resta solo il cielo. Dedalo osserva il mondo intorno a sé e capisce che tutte le vie di fuga sono chiuse. Il mare è controllato da Minosse, le navi sono sorvegliate, ma c'è un luogo che nessun re può davvero dominare: l'aria. Allora Dedalo fa ciò che sa fare meglio. Osserva la natura, guarda gli uccelli attraversare il cielo, studia il movimento delle loro ali,
il modo in cui il vento le sostiene. Raccoglie piume, le dispone con cura, dalle più piccole alle più grandi. Le unisce con filo e cera, così costruisce 2 paia di ali. È un gesto straordinario, non è magia, non è intervento divino, è ingegno umano. Prima di partire, però, Dedalo dà al figlio un avvertimento preciso: non volare troppo in basso, l'umidità del mare appesantirebbe le ali, ma non volare nemmeno troppo in alto, il sole scioglierebbe la cera. È un consiglio tecnico, ma anche simbolico. Trova la giusta misura. Per i greci la virtù è sempre nel mezzo, la mesotes, l'equilibrio tra gli estremi. All'inizio tutto funziona. Il vento sostiene le ali. Il mare si allontana lentamente sotto di loro. Creta diventa sempre più piccola all'orizzonte. Per la prima volta Icaro non è più prigioniero, sta volando. E accade qualcosa di profondamente umano. Icaro non disobbedisce per cattiveria. Non vuole sfidare gli dei, né dimostrare qualcosa. È semplicemente travolto dalla sensazione di libertà. Il vento sul viso, il cielo immenso sopra di lui, il mare lontano sotto i piedi. Una sensazione così potente da far dimenticare ogni prudenza. Così sale. Sempre più in alto, sempre più vicino al sole. Il sole, Febo Apollo, brucia sopra di lui con la sua luce implacabile. Poco alla volta la cera che tiene insieme le piume comincia a sciogliersi. All'inizio cade una sola piuma, poi un'altra. Icaro se ne accorge troppo tardi. Le ali si indeboliscono, si disgregano e il ragazzo perde il sostegno del vento. All'improvviso il cielo non è più libertà, è vuoto. Icaro precipita. Il mare che lo accoglie prenderà il suo nome, il mare Icario. Secondo la maggior parte delle versioni del mito, il corpo non viene mai recuperato e senza sepoltura nella mentalità greca, l'anima non può accedere al regno di Ade. Solo Ovidio, nelle Metamorfosi, racconta una versione diversa. Dedalo, disperato, scende a recuperare il corpo del figlio e gli dà finalmente sepoltura. Dedalo sopravvive. Dopo la caduta del figlio continua a volare, ma il viaggio non è più lo stesso. Raggiunge la Sicilia, portando con sé il peso di ciò che è accaduto. Qui, secondo il mito, costruisce un tempio dedicato ad Apollo. È un gesto di memoria, ma anche di espiazione. Un modo per onorare il dio del sole sotto il quale Icaro ha perso la vita. Poi Dedalo riprende il volo e raggiunge Cuma, in Campania, dove erige un altro tempio sacro. Il genio dell'inventore non scompare. Dedalo continua a costruire, a progettare, a lasciare segni della propria abilità nel mondo. Ma non è più lo stesso uomo. L'ingegnere che aveva sfidato i limiti della natura ora porta con sé il ricordo del prezzo pagato per quel sogno. Il mito di Icaro è spesso interpretato come simbolo della hubris, l'ambizione eccessiva, conflitto tra prudenza e temerarietà, tensione tra esperienza e giovinezza, desiderio umano di superare i propri limiti. Ma c'è anche altro. Non è solo punizione, è il prezzo della libertà. Senza Dedalo, Icaro non avrebbe mai volato. Senza Icaro, il volo non sarebbe diventato leggenda. In psicologia si parla di complesso di Icaro, il desiderio narcisistico di elevarsi sopra gli altri, che porta a una caduta. Ma forse il mito non ci dice di non volare, ci dice di conoscere il limite. Icaro non è ricordato per la sua caduta. È ricordato per aver volato, perché nel profondo ogni essere umano sente quella tensione. Guardare il cielo, superare il confine, rischiare. Il mito non ci chiede di rinunciare al volo, ci chiede di chiederci quanto in alto possiamo salire senza bruciarci. Se ti piacciono i miti raccontati così, iscriviti al canale per non perdere l'uscita del prossimo video.